Lunedì 6 ottobre, buongiorno signori miei, pausa della nazionale proprio adesso che ci stavamo acclimatando, eppure sapete, funziona così, quindi lasciamo da parte la retorica e andiamo al dunque, solito contenuto riassuntivo dove proviamo anche un po' a, no, sentenziare in qualche maniera, classifica alla mano e rispondiamo alle solite anche inutili domande dopo 6 giornate, ma inutile o meno, giochiamo, mettiamoci in discussione. Sarà lotta 2, sarà lotta 3, sarà lotta 4, sarà lotta greco-romana, vedremo chi si salva, chi non si salva. Chi è la squadra più forte? Lo chiedo subito a voi. È ritornata in auge la classica domanda con la solita risposta. L'Inter è la più forte. Lo ha già detto. Lo hanno già detto in tanti, in realtà, sentendo un po' i vari opinionisti. Lo stesso Alex Del Piero, per dirne una. Tudor, per quanto riguarda invece gli addetti ai lavori e compagnia cantante. Io invece lo chiedo a voi e proveremo ovviamente a rispondere anche durante il corso del video. Partiamo perché sapete benissimo è un video lungo, articolato, ma quale articolato? E quindi via, dritti. Vi invito prima, come al solito, però a lasciare il pollicione per in qualche modo solleticare l'appetito dell'amico algoritmo. E iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. A proposito dei prossimi contenuti, live pomeridiana come al solito lunedì, ormai quasi appuntamento fisso, 5 e mezza 6, ci vediamo per chiacchierare insieme, no? Chat aperta e via, si va di dialogo e di discussioni. Per cui vi aspetto su YouTube, attivate la campanella. Vi ringrazio, trovate anche tutti i vari profili social in descrizione. Grazie, 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 grazie. Sono stato un po' rapido, mica tanto, perché poi se ne sono andati comunque 2 minuti, ma andiamo, andiamo, andiamo. Partiamo da classifica alla mano e giornata appena conclusa e in più la prossima. Bel lavoretto, mi lodo da solo perché sono un brodo. Chi si loda si imbroda. Vabbè, non perdiamo tempo, Neschio, non perdiamo tempo. Partiamo, come al solito, dalla bassa classifica. Il nome struggente, se volete, è quello della Fiorentina, che ancora non ha trovato nessuna vittoria, anzi, eh, tre pareggi e tre sconfitte, ragazzi miei. 4 sarebbero i gol fatti. Aspetta, perché io qua non vedo una mazza, come al solito. Sì, 4 gol fatti e 8 subiti addirittura. Sì, la Fiorentina è in una fase assolutamente difficile, senza ombra di dubbio, dopo 6 giornate. Ma io, come ho detto ieri, lo confermo anche oggi, se la Fiorentina è quella che abbiamo visto ieri, comunque è una squadra in crescita. Quindi non mi farei prendere dalla smania in questo momento e dire cacciamo l'allenatore perché innanzitutto è un allenatore che non mi sembra incapace, ecco, non l'ho mai definito tale Pioli, per cui io credo che ci sono tante problematiche sicuramente, ma non è l'allenatore il primo colpevole, che non è chiedere alla testa dell'allenatore che in questo momento secondo me può cambiare le carte in tavola, senza ombra di dubbio. La Fiorentina per me non è una squadra che alla lunga lotterà per salvarsi come qualche anno addietro Iachini, chi era prima di lui? C'era stato quel periodo dove si faceva enorme, enorme fatica. Il pre-italiano sostanzialmente. Non arriveremo a quello sicuramente perché la Fiorentina è troppo più forte rispetto alle varie competitor. Chi invece non ha uno standing importante è proprio il Pisa, senza ombra di dubbio. Lo vedo, cioè mi aveva sorpreso in positivo nelle prime giornate perché le ho visto fare partite importanti, però alla lunga con l'organico che hanno, secondo me è difficile anche fare meglio. Vedremo. Genoa, dopo l'exploit Vieira l'anno scorso che prese il posto a Gilardino e cambiò veramente, no? Mise a soqquadro l'intera squadra e quest'anno di nuovo difficoltà. Se penso alla partita di ieri col Napoli, sicuramente una buona prestazione ed è di buon auspicio. Voglio vedere la prossima contro il Parma, secondo me può essere
una nota indiziaria, no, di quello che può succedere. Però io vedo squadre, secondo me, peggiori del Genoa addirittura. O il Genoa è così, non lo so, francamente. Però Genoa sì, è una squadra che lotterà per la salvezza insieme al Verona. Anche il Verona dovrà salvarsi, dovrà lottare per la salvezza, però delle squadre che ho citato, anche ci metto della Fiorentina, ad oggi il Verona è quella che ha un calcio migliore di tutte. Il Verona ha fatto delle partite clamorose, secondo me ha ottenuto molto meno di quello che poi ha seminato, di quello che ha prodotto. Quindi il Verona, sì, vederlo con soli 3 punti dopo 6 giornate non è mai positivo, ma è una squadra che se continua con le prestazioni che gli abbiamo visto fare di recente, si salva, nonostante oggi sia in questa posizione qua, ma siamo solo dopo 6 giornate, è sempre bene ripeterlo. Passiamo allo scoglio successivo, se riesco a trovare il tutto, certo, Neschio, ce la devi fare, ce la puoi fare e ce la facciamo, eccola qua. Qui andiamo dalla 16ª all'11ª praticamente, c'è una cozzaglia di squadre, c'è una cozzaglia di squadre davvero. Torino, Lecce, Parma, Lazio, Udinese e Cagliari. Torino non penso che sia, vi dico, nonostante oggi sia al 16° posto, abbia solo 5 punti, non penso che sia una squadra che lotterà per la salvezza, nonostante tutto, nonostante in questo momento c'è Maretta e tutto quello che voi, ho visto come si sono comportati con Baroni, lasciamo stare che è meglio, veramente totalmente dispiaciuto per l'accaduto, però per me Baroni è un allenatore bravo e deve rimanere al timone del Toro, non prendiamocela con l'allenatore per quanto mi riguarda. Il Torino è una squadra superiore a tutte le altre della bassa classifica. Certo, se dopo 18, io dico sempre al giro di boa poi si iniziano a fare davvero i discorsi. Se al giro di boa sta qui al 16° posto, vi dico sì, forse è il momento di mandarlo a casa, ma calma, calmissima, perché il Toro è una squadra che secondo me, anche la partita con la Lazio lo dimostrano, sa fare buone, 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 buone cose. Lecce con Difra, il Difra ha uno scatto importante contro il Parma, la vittoria al Tardini, ragazzi miei, tanta roba, anche un po' figlia di tanti eventi, diciamo così. Però è una vittoria importante e il Lecce dovrà sudarsela davvero, dovrà sudarsela tantissimo, speriamo bene, io spero per una volta che Difra ce la faccia davvero, a mantenere duro, però sono sempre sfide impegnative quelle che assume, perché non è facile per il Lecce, ecco, a proposito di una squadra che secondo me raschia un po' il fondo del barile, è appunto il Lecce, ma ci proverà Baroni. Dal Parma forse mi aspettavo qualcosina in più, però adesso vedete è al 14° posto, i suoi 5 punti se li ha portati. Il Parma farà sta roba qua, eh. Secondo me il Parma farà sto campionato qua finché mantiene questa posizione va benone secondo me. Vediamo un pochettino. Chi mi sorprende in positivo è il Cagliari di Pisacane, che comunque è una squadra sempre tosta, una squadra sempre che ha sempre quella sua compattezza, ha sempre il suo perché e non è un caso che si riesce sempre a barcamenare. Però non mi aspettavo che Pisacane, no? Però conosceva l'ambiente, secondo me, e questo ha fatto la differenza. L'Udinese di Runjaic che comunque fa sempre il suo campionatino con alti e bassi, con partite stratosferiche, altre un po' meno. Bisogna dire che nella partita contro il Cagliari, appunto, cioè, quello che c'è da dire è che si sono mangiati. Hanno fatto vedere solo il gol di Zaniolo, solo il gol divorato da Zaniolo, e vabbè, ma ce ne sono stati due o tre nella stessa partita di gol proprio più difficili da sbagliare che da segnare. Quindi se ne è divorato un po', il palo di Atta e tutto il resto. Tante situazioni per l'Udinese, che è una squadra solida comunque, una squadra che farà il suo campionato da metà classifica, mi sento di dire. Vediamo la Lazio, sono curioso di vedere la Lazio perché è
è una stagione comunque complicata, il discorso mercato, il discorso degli infortuni ad oggi, non è semplice. Io addirittura la Lazio l'avevo messa sesta, se non sbaglio. Io sulla Lazio forse ho toppato, ma non mi arrendo perché se poi la riesce in qualche modo a girare, per me c'è un allenatore che è fortissimo, che ha veramente qualcosa in più rispetto agli altri, ma che ha bisogno anche un po' di tempo e spero che non sia figlio, non figlio, che non sia ancorato al passato, che non sia scavalcato, volevo dire, perché altro no, faccio fatica a connettere alcune volte, ma non penso che sia questo il caso. Vediamo, poi è chiaro che la rosa non è potuta, non è stata modellata appunto per andare incontro a quelle che erano le richieste del mister, per cui è un po' difficile, diciamo, oggi lavorare in casa Lazio, ma vedremo, perché comunque la Lazio parte dalla base dell'anno scorso, che non è che era una base inesistente, questo voglio dirlo, perché poi si va sempre da un eccesso all'altro per quanto mi riguarda. Scaliamo un po', scaliamo ancora. Ed eccoci qua con Cremo, Sassuolo, Como, Bologna e Atalanta. Bene la Cremonese, che secondo me continuerà a scendere. Vedete gli ultimi 4 risultati, 3 pareggi e la prima sconfitta. Continuerà a scendere perché non ha la scorsa per la metà alta classifica. Però bene, perché questa è una squadra che tutti davano già retrocessa, già dopo 5 giornate praticamente, invece è una squadra che comunque lotta, sgomita e secondo me farà fatica a salvarsi, lo dico nonostante tutto, nonostante io sia uno di quelli che dissi no, secondo me si salva e secondo me si salva perché con Nicola che sa veramente il fatto suo, però dovrà lottare parecchio e vedremo un po' il da farsi. Il Sassuolo non me lo spiegavo, mi sembra nello scorso riassuntone, no? Lo vedevamo proprio in zona bassa perché non riusciva a vincere in tutti i modi. Vedete, nelle ultime 4 partite ne ha vinte 3. Il Sassuolo è una squadra più forte delle altre, delle squadre di bassa classifica, è una squadra forse la più forte di tutte. Quindi per me il Sassuolo è una squadra da metà classifica. Il Sassuolo è forte, quindi non mi stupisce rivederla subito, no? Invece di nuovo qui in questa zona centrale, nella maniera più assoluta. Il Como secondo me è dove starà in quest'annata. In quest'annata il Como, la gente parlava di lotta anche alla Champions già. No, per me è troppo presto, troppo troppo presto, perché è vero che ha fatto tanto tanto mercato, ma sono tutti giocatori giovani, giocatori che vanno lavorati, che vanno migliorati, che vanno valorizzati, quindi assolutamente ci vuole tempo. Fabregas è bravo, tutto quello che volete, ma anche lui non è che abbia mai lottato per portare una squadra in Champions League o per vincere uno scudetto, quindi ci vuole tempo e dove tutti usciranno migliori. Lo stesso Fabregas dopo un anno in più, anche lui uscirà migliore. Passo dopo passo, il Como arriverà, però ancora secondo me questa non è l'annata di vederlo a lottare per la Champions. Poi magari verrò smentito perché per carità ci sono partite in cui lo guardi giocare e sei divertito. Io ho visto Atalanta come è stata veramente una goduria, molto meglio di Juventus Milan. Il primo tempo è stato veramente piacere, un piacere assoluto, però il Como ancora secondo me ne deve fare di strada, anche perché poi ci sono squadre toste, lo stesso Bologna, vedete, alla lunga il Bologna, vedete che comunque arriva, il signor Vincenzo ha sempre il suo perché, dategli modo di lavorare. La trovo molto veritiera la classifica, è qui. La inizio a vedere molto molto veritiera per quanto mi riguarda, anche perché la stessa Atalanta, che è una squadra forte, l'Atalanta non è da decimo posto come si iniziava a dire. L'Atalanta non è da decimo posto. L'Atalanta è forte, 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 ragazzi. Ha tanta gente fuori eppure butta dentro sempre squadre all'altezza dell'impegno. Per cui io l'Atalanta vedo una squadra che se le cose vanno come devono andare, ecco,
se proprio devo dire una squadra che potrebbe ancora continuare a lottare per la Champions, è sempre l'Atalanta. È difficile, per me è molto difficile quest'anno, perché davanti comunque ci sono squadre, quest'anno il Milano stecca, l'Inter comunque tutto quello che vi pare, è una squadra che magari non vince il campionato ancora una volta, però è una squadra che non si fa sfuggire la Champions. Il Napoli non ne parliamo proprio, e dove lo vai a prendere sto posticino? Te lo devi giocare con la Roma, con la Juventus, per quanto mi riguarda ad oggi. Però mi sto già portando avanti con ragionamenti che dobbiamo affrontare adesso, signori miei. Dobbiamo affrontare adesso. E li affrontiamo proprio ora. Perché eccola qua la parte alta della classifica. E dopo 6 giornate, come vedete, ovviamente per forza di cose è cortissima. Però vi dico subito che anche qui è un po' tutto come mi aspettavo, ragazzi miei, è un po' tutto come mi aspettavo. Forse la Roma addirittura meglio di quello che ci si potesse attendere nelle battute iniziali di questo campionato, e infatti ha ottenuto un po' di più di quello che ha seminato. Però allo stesso tempo è una squadra che parte, anche la Roma parte dalla ottima base dell'anno scorso. In tanti se lo dimenticano, ma la Roma l'anno scorso è una squadra che è stata la migliore forse nella seconda parte di campionato. Numeri alla mano, la squadra di Ranieri. Parte da quella base là e sta provando a metterci del suo Gasperini. La Roma deve alzare il livello di intensità. Quando riuscirà ad alzare anche il livello di intensità sarà una squadra che secondo me farà anche paura. Potrebbe fare molta molta paura. È una squadra la squadra che secondo me non lotterà per lo scudetto assolutamente per quanto mi riguarda. Poi il bello del calcio è che tutto può succedere. Però è una squadra che la Champions la vede. Quest'anno la Champions la può annusare per davvero, anche perché come mi aspettavo e come vi dicevo, per me la Juventus è una squadra che rischia. Per me la Juventus è una squadra che rischia. Dirlo dopo 6 giornate non ha nessun senso e non ha nessun valore. Ma io lo dico da prima che iniziasse il campionato, scusate, perché la Juventus non mi ha mai convinto, ragazzi miei. L'ho detto, mi è piaciuto Tudor per aver instillato una certa dose di, tra virgolette, juventinità. Sì, 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 però la Juventus, anche qui faccio il discorso un po' per la Roma di Gasp. La Juventus se non gioca, non mi ricordo chi lo diceva, forse ieri Bergomi o non mi ricordo al club. Se questa è una squadra che se non ha intensità poi fa fatica. Vedi, Ildiz già fa. Se non brilla Ildiz non arrivano occasioni, non arrivano giocate. Per me la Juventus è una squadra che oggi non va in Champions. Se la Juventus è quella che abbiamo visto oggi, fino ad oggi, dopo 6 giornate, non va in Champions. Non va in Champions. Deve assolutamente alzare i giri del motore, deve assolutamente migliorare, deve trovare l'attaccante, perché poi è una squadra che ancora siamo qui a discutere chi è l'attaccante della Juventus, chiunque parte titolare non fa bene. Però perché non fa bene? Perché poi si parla solo del giocatore insieme. È possibile che tutti e tre, Vlahovic, Openda e David, quando partono dall'inizio nessuno faccia bene? Forse significa che comunque non sono messi neanche non sono in qualche modo aiutati dal gioco, e magari chi entra a partita in corso lo stesso Vlahovic, perché magari la partita è più spaccata, il discorso cambia, per cui c'è un lavoro che va fatto. Oggi la Juventus deve lavorare, secondo me. Poi, chi è la squadra più forte del campionato? Si sta parlando dell'Inter, lo ha detto Del Piero, lo ha detto Tudor, che è la più forte, magari utilizzando parole diverse, però il succo è questo, lo dicono in tanti, di nuovo l'Inter è la più forte. Per me la più forte è quella che poi vince. È inutile che l'anno scorso dice l'Inter è la più forte, l'Inter è la più forte, poi che ha vinto? Ha vinto il Napoli. Cioè, è quello che dimostri sul campo che fa la differenza, non quello che sei sulla carta. Forse sulla carta sì, vi dico che forse di nuovo sulla carta l'Inter è una squadra che, e lo abbiamo visto, il miglior gioco ce l'ha l'Inter.
per me. Il miglior gioco quando è in condizione, perché anche questo è un tema che va affrontato, quando l'Inter è in condizione, perché adesso tutti si ricordano l'ultima Inter di Simone Inzaghi, quella che andava a 2 all'ora, che aveva una manovra lenta, compassata, passaggio all'indietro, e andiamo a fare i confronti, le statistiche, ma fate il confronto con l'Inter che viaggiava, che l'Inter che era in condizione, che galoppava. E avrete delle risposte diverse. Se noi facciamo il confronto con l'ultima fase, è chiaro, è molto semplice, è molto semplicistico e poco utilità, è poco utile. E L'Inter quando è in condizione fa bene, il problema dell'Inter che sapete bene, un po' come vale per la Juventus, non si sono mai fermate queste squadre, mondiale per club, l'Inter è arrivata in finale di Champions League e quindi ha giocato un sacco di partite in più rispetto a tutte le avversarie e non pensiate che questo non lo pagherai durante questa stagione, quindi arriverà un momento di difficoltà, magari adesso è più in condizione delle altre, vedremo più avanti, la condizione nel calcio di oggi è tutto. Quindi dovrà essere molto bravo lo stesso Chivo a gestire la rosa e in questo sto vedendo che è bravissimo. Questo è un po' l'aspetto che più di tutti mi dà forza, mi rincuore. Chivo nella gestione ad oggi è bravissimo e aiutato anche dal fatto che ci sono 2 riserve in attacco che quest'anno sembrerebbero avere una marcia in più e non è di poco conto. Però oggi mi sento di dire, vedendo l'Inter, ecco, se prima dicevo sarà una lotta sarà il Napoli, ecco, quello che mi sento da dire oggi è che se prima il Napoli lo può perdere solo lei, come si diceva, però attenti al Milan perché non c'ha le coppe, oggi vi dico chiaramente, per me per lo scudetto ci sono Napoli, Milan e Inter. Questo mi sento di dire dopo 6 giornate. Per me per lo scudetto ci sono Napoli, Milan e Inter. Perché il Milan poi è un'altra di quelle squadre che a proposito di condizioni durante l'anno farà la differenza. Farà la differenza. Lo diceva Florenzi, ascoltate per favore se avete modo di andare a riavvolgere, fare rewind. Florenzi al club dice l'anno della vittoria dello scudetto del Milan con Pioli siamo stati fortunati, non fortunati, o comunque la differenza è il fatto che siamo usciti presto dalla Champions League. Dice queste testuali parole. Uscendo presto dalla Champions League, poi abbiamo avuto più energia delle altre. Fa la differenza. La condizione nel calcio di oggi fa la differenza. Giocare più partite fa la differenza, ragazzi. Non dire che noi ce la maniamo e ce la diciamo. Questo fa la differenza. Quindi, in tal senso, occhio al Milan. Occhio al Milan perché anche ieri poi lo ha dimostrato. È vero che non è stata una partita magari eccellentissimo, ma il Milan ne ha avute di occasioni, ma ne ha avute di occasioni. E il rigore sbagliato, rigore c'è, non c'è. Vi dico la verità, io sono uno di quelli severi, nel senso che per me forse sono anche obsoleto nella mia visione, per carità, perché per me il rigore è una roba seria, però non è che non ci sia proprio nulla, non è che sia campato in aria il rigore, quindi perlomeno il movimento di Gimenez che ruba proprio il tempo all'avversario quello resta, lo fischi o non lo fischi, ma quello resta, sarebbe stata comunque un'occasione importante per il Milan, quella. Le 2 occasioni di Gimenez nel primo tempo, le 2 clamorose occasioni di Leao, sono tante le occasioni che comunque ha avuto il Milan contro la Juventus. Se il Milan avesse vinto sia contro la Juve e con il Napoli, ma anche così, non andiamo a ragionare qui in sé, anche così, 4 punti tra Juve allo Stadium e Napoli e ragazzi sono numeri di una squadra che lotta per lo scudetto perché è una squadra che vince anche contro negli scontri diretti per cui è una squadra senza ombra di dubbio molto molto tosta. Sulla Roma l'ho detto, per me è una squadra che non lotterà per lo scudetto a meno che, attenzione, poi io mi sento di dire quello che vedo oggi, poi vediamo un pochettino quando rientrano anche Bailey, magari adesso lo stesso Dybala, che poi bisogna vedere sempre l'affidabilità in un'intera annata e tutto il resto, se riuscirà ad avere di più dalle punti proprio in termini di gol. Oggi sono tanti i punti interrogativi della Roma e questo quindi mi fa fare un passo indietro, però come ho già detto io la misi terza addirittura la Roma, quindi se c'è uno che dà credito e dà valore a quello che sta facendo la Roma sono io, però sono anche importanti
le risposte di Gasperini, che è il primo che dice oggi lo capisco che non ce ne diano credito per le prestazioni che stanno venendo fuori. Quindi Gasperini è una persona intelligente, poi può essere un po' sgorbuti, quello che vi pare, ma Gasperini sa il fatto suo ed è il primo a essere conscio di tutto. E poi il Napoli che poi alla fine parliamo, ce la cantiamo, ce la suoniamo, chi è in testa alla classifica è il Napoli, senza se e senza ma. Sì, difficoltà col Genoa anche, ma dove vogliono andare, però le vince perché poi alla fine è una squadra che nonostante tutto continua a essere affamata ed è una squadra forte. Il Napoli è una squadra forte, cioè ribadisco, una squadra che ha Lobotka, McTominay, De Bruyne, Højlund che continua a dire ma noi l'abbiamo preso, io sento Conte, noi l'abbiamo preso dal Manchester dove lì era ai margini, quasi per dire che abbiamo preso una riserva, no, hai preso un giocatore che ti è costato 50 milioni, che quando lo riscatterai lo pagherai 50 milioni. Se era uno scartino lo pagavi 15, 20, a parte che anche Luke te l'hanno fatto pagare un botto, ma è un altro paio di maniche. È un giocatore, Napoli è attrezzato, ha gente di livello, lo stesso Spinazzola di cui non parliamo mai. Ehm, però quest'anno, l'anno scorso ero proprio sicuro che lo vinceva il Napoli lo scudetto, ve l'ho sempre detto e ne ero praticamente certo. Quest'anno occhio perché comunque sposta, la Champions sposta, fare 8-10 partite in più, anche 12, che quelle che 10-12 sono sicuramente partite che spettano in più al Napoli, ma proprio sicuramente. E i tifosi del Napoli credo che auspichino di giocarne anche di più. Lo appureranno durante l'annata, per i discorsi che ripeto, non è che faccio io, fanno tutti. Florenzi, Bergomi, Del Piero, se avete ascoltato il club o comunque gente che sicuramente è molto più accreditata di me e quindi non sto dicendo nulla di fuori dal mondo. Vediamo, però Conte è un allenatore che comunque non è che non abbia mai vinto scudetti e quando poi giocava in tante competizioni. È anche vero che spesso e volentieri è uscito presto dagli altri impegni. Vediamo un po'. Per me la squadra da battere è sempre Napoli, non cambio il mio punto assolutamente, però vi dico che Milan e Inter non sono così lontane. Io continuo a mettere Milan come vera antagonista, più dell'Inter stesso, perché il Milan, ribadisco, per me potrebbe fare la differenza. La freschezza alla lunga potrebbe fare la differenza. Vediamo signori miei, vediamo un po' il da farsi. Signori, siamo andati lunghi, poi alla fine una mezz'oretta ce la tiriamo sempre, perdonatemi, ma fatemi sapere un po' cosa ne pensate voi. Un grande abbraccio da Neschio.